Immagina di scoprire che sei morto, per davvero, il tuo nome sui giornali, la tua foto, la tua famiglia che ti piange. Eppure sei lì, vivo, con i tuoi pensieri, le tue mani, il tuo respiro. E in quel momento ti viene un'idea folle, un'idea che forse hai avuto anche tu almeno una volta nella vita. E se restassi morto? E se lasciassi andare tutto e ricominciassi da zero da qualche altra parte come qualcun altro? Quello che stiamo per fare insieme è un viaggio dentro una storia che, una volta capita fino in fondo, ti cambia il modo di guardarti allo specchio. Viviamo in un tempo strano, un tempo in cui siamo più identificabili che mai. Il nome sui social, la fotoprofilo, la storia su Instagram, il curriculum su LinkedIn. Eppure paradossalmente molte persone si sentono più smarrite che mai rispetto a chi sono davvero. Costruiamo identità come si costruiscono vetrine, sistemiamo l'immagine, scegliamo cosa mostrare, cosa nascondere, e a volte sotto tutta quella costruzione c'è una domanda silenziosa che bussa. Ma io chi sono? Luigi Pirandello ha scritto il Fu Mattia Pascal nel 1904, quindi più di 120 anni fa. Eppure però, se lo leggi oggi, oppure segui questo video fino alla fine, avrai la netta sensazione che questo romanzo parli di te quella volta che hai pensato voglio sparire e ricominciare da zero. Questa storia esplora qualcosa di profondissimo, l'identità come gabbia e anche come radice, il nome come prigione, ma anche come casa. La libertà assoluta come sogno bellissimo che si rivela qualcosa di più complicato di quanto pensassi quando finalmente lo raggiungi. Io faccio questo lavoro da 20 anni, lavoro con le parole, con le storie, con i significati nascosti nel linguaggio, e ti dico che le storie come questa, come il Fu Mattia Pascal, non invecchiano. Magari cambiano forma, cambiano abito, ma il cuore rimane sempre lo stesso, perché parlano dell'umano, di quello che siamo e di quello che vogliamo essere, ma soprattutto parlano di quello che temiamo di scoprire. Mattia Pascal è un uomo che vive a Miragno, un piccolo paese immaginario della Liguria. Lavora come bibliotecario in una biblioteca praticamente vuota dove non viene quasi mai nessuno. E già questo dettaglio ti dice qualcosa. Un uomo circondato da storie ma che non riesce a trovare la propria di storia. La sua esistenza è una sequenza di sfortune, alcune persino tragicomiche. Il padre è morto quando era piccolo, lasciando la famiglia in mano a un amministratore disonesto che ha sperperato tutto il patrimonio. Mattia ha sposato Romilda, una donna con cui il matrimonio è diventato un campo di battaglia quotidiano. Mattia ha anche una suocera che Pirandello descrive con ironia feroce e che è una presenza opprimente, invadente e devastante. Mattia ha perso 2 figlie piccole. Ha una vita che sembra costruita per schiacciarlo. Mattia è un uomo passivo, subisce, aspetta, si lamenta, ma non agisce. Si muove nella sua esistenza come un pezzo di legno trascinato dalla corrente. Poi però succede una cosa: va a Monte Carlo e ci va per caso. Ci va con pochi soldi, in fuga da quella vita asfissiante. E lì, al casino di Monte Carlo, al tavolo da gioco, con una fortuna assurda, vince. Vince una cifra enorme, abbastanza enorme da tornare a casa con in tasca la possibilità di un cambiamento. Ma durante il viaggio di ritorno legge su un giornale una notizia che lo gela. A Miragno hanno trovato il cadavere di un uomo nel canale e lo hanno identificato come Mattia Pascal. Lui è morto. Ufficialmente, legalmente e socialmente. È morto per tutti. E qui arriva quel momento in cui la storia smette di essere una storia e diventa una domanda personale rivolta a te. Tu, al posto di Mattia, cosa faresti? Mattia scende dal treno, non torna a Miragno, decide di restare morto, prende i soldi vinti al casino e si inventa un nome. Adriano Meis, e comincia una nuova vita. Viaggia, si ferma a Roma, affitta una stanza in una pensione, conosce persone nuove, si inventa un passato, una storia e un'origine. Ed è bellissimo, almeno all'inizio. Senti proprio la leggerezza di Pirandello in queste pagine. Mattia Adriano si guarda allo specchio e non vede più il bibliotecario fallito di Miragno, vede qualcuno
qualcuno di nuovo. Si fa crescere la barba, cambia il modo di vestirsi, comincia a leggere, a studiare, a frequentare persone interessanti. La libertà è ebbrezza, è quella sensazione che conosci quando sei in vacanza, in un posto dove non ti conosce nessuno, quando puoi essere chiunque, quando la tua storia non ti pesa più sulle spalle. Ma poi lentamente, con la precisione chirurgica di uno scrittore che conosce l'anima umana, Pirandello comincia a mostrare le prime crepe. Adriano Meis non esiste, non ha documenti, non può aprire un conto in banca, non può nemmeno denunciare un furto e non può sposarsi. Sì, a Roma Adriano Meis incontra Adriana, la figlia del padrone di casa, una donna dolce e vera. E la storia d'amore che nasce è bellissima e impossibile allo stesso tempo, perché Adriano Meis non può sposarsi. Non esiste. E qui Pirandello tocca qualcosa di doloroso, la libertà assoluta, senza radici, senza nome, senza legami. Non è libertà, è un altro tipo di prigione, più raffinata forse, ma pur sempre una gabbia. Fermati un secondo qui, perché questo è il cuore del romanzo. Noi pensiamo all'identità come qualcosa che ci appartiene. Io sono io. Sembra ovvio, ma Pirandello ti chiede: sei davvero tu se nessuno ti riconosce? Sei davvero tu se non puoi dimostrarlo? Sei davvero tu se il mondo non sa chi sei? L'identità nel romanzo è relazionale, esiste nel riconoscimento degli altri, nei documenti, nei contratti sociali, nelle relazioni. Senza tutto questo, anche la persona più viva e reale, come Adriano Meis, è un fantasma. C'è una scena nel romanzo che mi ha sempre colpito in modo particolare. Adriano assiste a un'opera di marionette, guarda le marionette muoversi sul palco e a un certo punto, a causa di un meccanismo inceppato, il cielo di carta si strappa e uno dei fili che muove i burattini rimane visibile. La magia si rompe, il teatrino quindi smette di funzionare. Questa è una scena che sembra anticipare una delle idee più celebri di Pirandello. Noi siamo come quelle marionette, funzioniamo dentro un sistema di regole e di relazioni sociali. Quando quel sistema si rompe, quello che resta è il disorientamento. Mattia Pascal credeva che liberarsi del nome fosse liberarsi della gabbia. Invece poi ha scoperto che il nome era anche la porta di casa. E qui voglio portarti per un attimo fuori da questo romanzo, perché la storia di Mattia Pascal non è un caso isolato della storia dell'umanità. L'ossessione per l'identità, per il nome, per il chi siamo, è una delle grandi questioni filosofiche e pratiche di ogni epoca. Esiste una condizione clinica documentata, studiata da decenni, chiamata fuga dissociativa. È un disturbo in cui una persona, solitamente di seguito a un trauma oppure a uno stress estremo che ha subito, perde temporaneamente la memoria autobiografica, non riconosce più chi è, dove vive, come si chiama e a volte si costruisce spontaneamente una nuova identità in un posto diverso. Uno dei casi più documentati è quello di Hannah Happ, una donna di New York che nel 2008 scomparve per 3 settimane. Fu ritrovata nella baia di Hudson esausta, senza ricordi di quei giorni. Non aveva documenti con sé, non aveva soldi e viveva come se il suo passato non esistesse. Al ritorno della memoria si ricordò tutto, ma quei giorni rimasero vuoti, come se una parte di lei avesse deciso di essere qualcun altro per un po'. Il caso di Hannah Happ, ma anche altri casi simili documentati nella letteratura medica, dimostrano qualcosa che Pirandello aveva intuito 100 anni prima. L'identità non è un dato fisso, non è un dato biologico o un dato immutabile. L'identità è una costruzione continua e fragile. A volte la mente stessa la sgretola, quasi per protezione. Il dilemma di Mattia Pascal oggi trova eco anche in alcuni casi clinici reali. Ma torniamo a Mattia Pascal, anzi ad Adriano Meis. A Roma le cose si complicano ulteriormente. Non solo l'amore impossibile con Adriana, ma c'è anche Papiano, un personaggio losco, il cognato del padrone di casa, che lo deruba e sa benissimo che Adriano non può denunciarlo senza rivelare chi è davvero. E così Adriano Meis diventa un'altra gabbia, forse più soffocante della prima. Mattia decide di uccidere anche Adriano Meis, lascia il cappello e un biglietto sul ponte del Tevere simulando un suicidio e torna a Miragno. Qui il romanzo raggiunge il suo momento più spiazzante, quello che Pirandello costruisce con un'ironia devastante.
Mattia torna a casa, ma nel frattempo il mondo è andato avanti. La moglie Romilda si è risposata e ha avuto un figlio. La vita ha continuato senza di lui, come sempre fa. Quindi Mattia va al cimitero a visitare la propria tomba, legge il proprio nome sulla lapide e qui capisce qualcosa di definitivo. Non è Mattia Pascal e non è Adriano Meis. È qualcuno che sta nel mezzo. Qualcuno che esiste, respira, pensa, ma che non ha un posto in nessuna delle due storie che il mondo conosce. Ecco, se questa storia ti sta parlando, se senti che c'è qualcosa qui che riguarda anche te, per esempio la tua identità o anche i ruoli che indossi ogni giorno, scrivilo nei commenti. Dimmi chi sei tu quando nessuno ti guarda. Lo so, è una domanda immensa, una domanda gigantesca, ma comunque, se non vuoi dire tutto, dimmi qualcosa in parte, se non ti vuoi aprire non succede niente. Comunque scrivi qualcosa nei commenti se questo video ti sta piacendo, se ti ha colpito o ti ha aiutato a capire qualcosa di te, perché queste conversazioni, quelle che accadono nei commenti, sono le cose migliori che succedono in questo canale. E se vuoi che storie come questa continuino ad arrivare, un like, un pollicione aiuta tantissimo, fa sì che YouTube mostri queste storie a chi non conosce ancora questo canale. Ma se ancora non sei iscritto, se ancora non sei dei nostri, iscriviti alla mia community, iscriviti alla community di Viro Vino. Qui trovi gente molto simpatica, estremamente curiosa e che si aiuta a vicenda. C'è una frase verso la fine del romanzo che Pirandello mette in bocca a Mattia Pascal e che ho letto decine e decine di volte e ogni volta mi colpisce in modo diverso. Mattia dice in sostanza: sono il fu Mattia Pascal. Ecco, il fu. Quella particella che si usa per i morti. Ecco, come se stesse parlando di qualcun altro, di qualcuno che è stato e non di qualcuno che è. Fu in italiano è una parola straordinaria, è il passato remoto del verbo essere, definitivo, irrecuperabile. Il fu Mattia Pascal. Mattia Pascal è stato, adesso non è più nessuno. O forse è qualcuno di nuovo che non ha ancora un nome. Pirandello non dà a Mattia una soluzione, non c'è la redenzione e nemmeno una rinascita trionfale. C'è qualcosa di più onesto, la convivenza con il paradosso. Mattia impara a vivere come fantasma cosciente, va al cimitero a trovare se stesso, racconta la propria storia ai pochissimi che glielo chiedono. Diventa, e lo dice Pirandello, forestiere della vita. Ecco, quella definizione, forestiere della vita, è una delle più belle e più dolorose che la letteratura italiana abbia prodotto, perché la conosci anche tu, quella sensazione. Quella mattina in cui ti guardi allo specchio e la faccia che vedi non corrisponde del tutto a chi ti senti di essere. Quel momento in cui reciti un ruolo che hai scelto anni fa e che forse non ti appartiene più. Quel senso di essere ospite nella propria vita anziché protagonista della propria vita. Pirandello non ha inventato questo sentimento, lo ha semplicemente riconosciuto, lo ha nominato. Lo ha messo in scena con una precisione che fa male. Il fu Mattia Pascal è pubblicato nel 1904, Pirandello aveva 37 anni, viveva lui stesso una vita difficilissima. La moglie stava entrando in una crisi psicologica sempre più profonda che avrebbe richiesto anni di cure e sofferenze familiari enormi. Il tema dell'identità che si sgretola era qualcosa che Pirandello quindi conosceva dall'interno. E forse anche per questo che il romanzo ha quella densità, quella pesantezza vera che non trovi nei libri scritti a tavolino. Pirandello sapeva cosa significa guardarsi e chiedersi chi sono io in tutto questo? E la risposta che dà il romanzo è scomoda ma liberatoria. L'identità non è una cosa che hai, è qualcosa che costruisci continuamente, lo abbiamo detto, nelle relazioni, nelle scelte, nelle storie che ti racconti e che racconti agli altri. Puoi cambiarla, ma cambiare nome non basta, cambiare città non basta. Bisogna cambiare il modo in cui ti racconti la tua storia e questo è qualcosa che puoi fare adesso, anche senza sparire. C'è un momento quando stappi una bottiglia che assomiglia stranamente a quello che Mattia Pascal prova sul ponte del Tevere, quello strappo tra quello che era e quello che sarà. Il vino, mentre invecchia in cantina, perde qualcosa di sé e guadagna qualcosa di nuovo. Tutto quello che era si trasforma in qualcosa che prima non esisteva nemmeno. Il vino porta con sé la sua origine, la incorpora
e la supera. Io lavoro con il vino da 20 anni, ho imparato che i vini più interessanti sono quelli che hanno una storia complicata, quelli che sono stati ottenuti da una vendemmia difficile, da un'annata strana, oppure da un produttore che aveva dovuto reinventarsi. I vini facili, i vini lineari, quelli sempre uguali a se stessi, non emozionano. O meglio, non mi emozionano. Mi emozionano invece quelli che portano il sogno di qualcosa che è cambiato. Come Mattia Pascal, come chiunque abbia avuto il coraggio di attraversare una trasformazione vera. Quando leggi un romanzo del genere o ascolti questa storia e poi ti siedi con un bicchiere di vino in mano, stai creando uno spazio in cui le domande possono esistere senza dover trovare subito una risposta. Chi sono io? Cosa voglio davvero? Cosa resta quando tolgo tutto il superfluo? Il vino in questo è complice perfetto. Non risolve niente, ma rallenta. E a volte rallentare è la cosa più coraggiosa che si può fare. Io ho letto centinaia di romanzi e il Fu Mattia Pascal è uno di quei libri che torna sempre nei momenti di crisi, nelle transizioni, nei periodi in cui senti che qualcosa di vecchio finisce e qualcosa di nuovo non ha ancora un nome. Se adesso sei in uno di questi momenti, prendilo in mano, leggilo, lascia che Mattia ti faccia compagnia per qualche sera, perché le storie, quelle buone, le leggi con tutto quello che sei e quando finisci un libro come questo sei sempre un po' diverso da quello che eri prima di cominciarlo, come un vino che ha lasciato il segno nel bicchiere anche dopo che lo hai finito. Ovviamente non ti dico come finisce il romanzo, se lo vuoi acquistare trovi il link in descrizione. E non te lo dico perché Pirandello ha un colpo di genio finale che voglio che tu scopra da solo e ti assicuro che quando arrivi all'ultima pagina avrai quella strana sensazione dei grandi libri. Non vuoi che finisca, ma allo stesso tempo capisci che era esattamente così che doveva finire. Compralo, prendilo, leggilo e poi torna qui a dirmi cosa hai trovato. Se questo video ti ha dato qualcosa, condividilo con qualcuno a cui vuoi bene, perché certe storie hanno bisogno di essere dette ad alta voce a qualcuno a cui si tiene. Iscriviti se vuoi che altri romanzi, altre storie, altre parole, altri significati nascosti arrivino direttamente da te. Questo canale esiste per fare esattamente questo: prendere le grandi storie, prendere le grandi parole, grandi o piccole parole, e portarle dove vivono davvero, dentro la tua vita, dentro i tuoi momenti di dubbio oppure dentro i tuoi momenti di coraggio. Io sono Salvatore e per oggi il Fu Mattia Pascal ci saluta dalla sua tomba con un sorriso che solo lui capisce davvero.